Filarmonica della Scala, dietro le quinte della tournée asiatica. La sera del 14 settembre 2025, la Filarmonica della Scala parte da Milano alla volta di Seoul, inaugurando una lunga tournée in Asia, la prima dopo ben 17 anni. È un viaggio che tocca Corea del Sud e Giappone, tra concerti, incontri istituzionali e momenti di rappresentanza, con la Scala considerata nel mondo un simbolo dell'Italia. Per l'orchestra, il tour è reso possibile grazie al sostegno di Allianz, sponsor principale della tournée, e Unicredit, main partner della Filarmonica. A fianco del direttore musicale designato per il Teatro alla Scala dal 2027, Myung-Won Cheung, ci sono anche figure chiave dell'organizzazione, come il coordinatore artistico Damiano Cottalasso. Programma e tappe. La tournée prevede 8 concerti in 7 città, Seoul e Busan in Corea del Sud, poi Sapporo, Tokyo, con 2 date, Yokohama, Nagoya e Osaka in Giappone. Il programma musicale include alcune delle pagine più amate del repertorio: l'Ouverture dalla Forza del Destino di Verdi, il concerto per pianoforte numero 2 in do minore di Rachmaninoff, la sinfonia numero 6 Patetica di Tchaikovsky, la sinfonia numero 4 di Brahms e il concerto per pianoforte numero 4 in sol maggiore di Beethoven. Come solisti si alternano Nikolai Lugansky in Corea del Sud e Mao Fujita in Giappone. A Seoul, il concerto inaugurale al Seoul Art Center Music Hall, capienza oltre 2500 posti, è stato accolto da un'ovazione e da una sala gremita. I biglietti erano esauriti già a luglio. A Busan, città natale del maestro Cheung, la Filarmonica ha suonato nella nuova sala da concerto, di cui proprio lui è direttore artistico. Una tappa dal forte valore simbolico. Un ritorno atteso. Per anni si era parlato di un ritorno in Estremo Oriente, ma la crisi economica del 2008 e la pandemia avevano bloccato ogni progetto. La Filarmonica aveva iniziato a frequentare il pubblico asiatico già nel 1988 e oggi si guarda oltre. Si parla infatti di un nuovo tour simile nel 2027. Chung, dal podio, parla spesso all'orchestra come a una famiglia. Non è una metafora casuale. Collabora con la Filarmonica da 36 anni e considera il legame una storia d'amore. Dal 2027 sarà alla guida del Teatro alla Scala come direttore musicale e questo tour è anche un modo per rinsaldare la relazione con i musicisti. La tournée non è solo un insieme di concerti, ma anche un viaggio nella cultura locale. Nei momenti liberi, i musicisti visitano palazzi reali, quartieri tradizionali e musei, o si lasciano incuriosire dalla skincare coreana, comprando prodotti anche per parenti e amici. Alcuni approfittano delle sartorie di Taiwan per farsi confezionare frac su misura. Un tempo costavano 250 euro, oggi la cifra è salita a 350. I laboratori, spesso stipati di tessuti, consegnano il capo in hotel già il giorno successivo. Non mancano imprevisti, piogge torrenziali, passaporti o ombrelli smarriti, quasi sempre ritrovati, discussioni tra strumenti e sezioni o la fatica del jet lag. La logistica è complessa. Aerei, treni, bus, hotel e spostamenti scandiscono 2 settimane intense. Alcuni musicisti tengono anche masterclass. Roberto Miele, corno, e Francesco Tamiati, tromba, sono stati invitati al Sunshine Women's University College of Music, proseguendo una collaborazione iniziata anni fa. Ovunque l'orchestra raccoglie applausi generosi e standing ovation. Dopo i concerti, file di spettatori chiedono autografi. A Seoul, Chung ha voluto offrire a tutta l'orchestra una cena in un locale completamente riservato, un gesto che conferma il suo desiderio di rendere questa tournée un'esperienza memorabile non solo sul piano artistico ma anche umano. Oltre il palcoscenico, la tournée mostra come la vita di un'orchestra sia intreccio di musica, diplomazia e quotidianità. Anche a migliaia di chilometri da casa, i musicisti restano connessi con l'Italia. C'è chi aiuta i figli con i compiti, chi affronta pratiche burocratiche o problemi familiari, sempre facendo i conti con le 7 ore di fuso orario. Questa esperienza, che segna il ritorno della Scala in Asia dopo quasi 2 decenni, non è soltanto una serie di concerti, ma un ponte tra culture, una conferma del prestigio internazionale dell'orchestra e al tempo stesso una prova di grande coesione per i suoi protagonisti.